La transizione ecologica nelle imprese ricettive? Non avrei idea da che parte iniziare. Dammi delle idee per attuarla. Ne parliamo in questo video. La transizione ecologica inizia dal settore ricettivo. Viene infatti finanziata con uno stanziamento di 1 milione di euro per 2022 dalla legge 234 del 2022, appunto. Ma cos'è la transizione ecologica e come si attua per le imprese? Transizione è sinonimo di passaggio, passare da un modo di concepire un argomento ad un altro. La transizione ecologica si realizza, in estrema sintesi, nel ripensamento di tutta la filiera produttiva, dall'approvvigionamento delle materie prime alla progettazione dei prodotti, ai sistemi di produzione dei ricambi, spostando la minor quantità di materiale possibile, alla facilità di disassemblaggio che favorisca la raccolta e la reimmissione nel ciclo produttivo dei materiali di cui sono composti i beni prodotti. In una parola, circular rethinking, la cui attuazione è pesantemente finanziata per ora nelle intenzioni dal PNRR, quindi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Uno dei primi interventi a favore delle imprese operanti sul territorio si rivolge alle imprese ricettive. In realtà era facile profetizzarlo, considerata la consistenza del settore accoglienza nel panorama imprenditoriale nazionale. L'agevolazione riguarda le attività ricettive svolte in forma imprenditoriale, quindi con partita IVA, esistenti alla data del 1 gennaio 2022 e quindi in particolare alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, B&B, rimangono escluse le strutture gestite non in forma imprenditoriale, quindi nei casi ammessi senza partita IVA, attività di alloggio connesse ad aziende agricole, agriturismi, campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte, alloggi per studenti e lavoratori con annessi servizi accessori di tipo alberghiero. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno delle azioni volte a finanziare le scelte imprenditoriali a favore dell'adozione di kit di cortesia prodotti con materiali compostabili e biodegradabili in sostituzione dei kit usa e getta per lo più costituiti da prodotti chimici e polimeri non riciclabili. La misura del contributo è fissata in 500 euro per ogni 5.000 euro di spesa. 5.000 euro è anche la spesa minima da sostenere per poter accedere alla misura minima anch'essa di contributo, appunto 500 euro. Detto in altre parole, sotto i 5.000 euro di spesa non spetta alcun contributo e la misura non è del 10% sulla spesa, ma di 500 euro ogni 5.000 euro di spesa. Vuol dire che, ad esempio, a fronte di una spesa di 9.999 euro, spetteranno solo 500 euro, ma se la spesa è di 10.000 euro, quindi 2 volte 5.000, spetteranno 2 volte 500, quindi 1.000 euro. Il Ministero del Turismo mette a disposizione servizi di assistenza all'imprenditore sia per la composizione della domanda di contributo che per la redazione anche delle schede tecniche di accompagnamento. La domanda di contributo, completa degli allegati in formato PDF, è da presentare esclusivamente via PEC entro e non oltre le ore 12, non mezzanotte, le 12, del 31 ottobre 2022, alla Divisione Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica all'indirizzo pratichesostenibili@pec ministeroturismo.gov.it, indicando nell'oggetto avviso pubblico pratiche sostenibili numero 7928/2022 fascicolo per la domanda di contributo. Le informazioni di dettaglio e i moduli anche in formato compilabile per redigere e presentare la domanda di contributo sono reperibili sul sito del Ministero del Turismo all'indirizzo www.ministeroturismo.gov.it pubblicazione-avviso-fondo-pratiche-sostenibili, che trovate comunque in descrizione. Raccomandazione personale è di mantenersi aggiornati con lo scadenzario indicato dal governo, in quanto le imprese che seguiranno i percorsi nei tempi indicati transiteranno alla circolarità anche, consentitemi, ad impatto umano ed economico sostenibile,
Chi invece resterà, per così dire, indietro, è probabile che si troverà in difficoltà a dover affrontare le azioni di transizione obbligato da eventi esterni e improrogabili. Soprattutto nella considerazione che la transizione ecologica è prima di tutto un cambiamento di pensiero, quell'impatto umano, cambiamento di pensiero da parte di tutti gli attori dell'impresa, un cambiamento che coinvolge e stravolge il modo di pensare, di organizzare e di gestire tutti i settori aziendali. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi invito a visionare i video gratuiti dei corsi presenti sulla piattaforma Udemy, di cui metto il link in descrizione. In particolare segnalo il videocorso dedicato alla transizione ecologica, fruibile solo su invito cliccando sul link in descrizione. Vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati e disponibili, e se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su. Grazie.